Ti ricordi quando tuo nonno ti diceva ai miei tempi, quando ero giovane, salivamo all'Alpe, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi il nonno ti racconta quando a Punta Indren si sciava d'estate, un video storico di ricordi di un tempo che fu. Ciao, buongiorno, benvenuti in una nuova puntata del video del nonno. Sono a Staffal e sto andando a Punta Indren. Oggi veramente una puntata speciale. Previsione del tempo, siamo praticamente a metà luglio e oggi ti porto a sciare Sul ghiacciaio. Non sto scherzando, veramente. Intanto vediamo come si raggiunge Punta Indren con gli impianti. Punta Indren è facilmente raggiungibile con la Funifor dal Passo dei Salati, che a sua volta è raggiungibile sia dall'Agna Valsesia con la telecabina all'Agna Pianalunga e la Funifor Pianalunga Passo dei Salati, sia dalla Val di Gressonei parcheggiando a Staffal e prendendo la telecabina Staffal Gabbiet e telecabina Gabbiet Passo dei Salati. Eccoci qua che stiamo salendo. Appena arriviamo a Punta Indren ti svelerò il segreto di oggi, perché oggi è una puntata di sci estivo. Bene, siamo arrivati al Passo dei Salati. Questo è il punto, diciamo, in comune, sia che tu arrivi dalla Valsesia che da Staffal, come ho fatto io. Ora prendiamo la famosa Funi. Eccoci qua, finalmente siamo arrivati, ecco qua. Sono molto emozionato a essere qui, anche perché qui ho tanti ricordi, perché da qui partono praticamente tutte le salite per il Monte Rosa, le principali, la Capanna Margherita, alla Madonnina di Punta Giordani, al Cristo delle Vette. Però c'ho un pochino di... a vedere il ghiacciaio così in questo stato, effettivamente siamo praticamente a metà luglio. Francamente mi piange il cuore perché a luglio l'avevo visto in maniera diversa e ti faccio vedere le immagini di luglio di qualche anno fa. Come puoi vedere la situazione è veramente catastrofica, diciamo, perché veramente c'è rimasto pochissimo, sono tutti sassi. L'addetto alla funivia mi stava dicendo che proprio ieri è cascato un sasso dalla piramide di praticamente scivolato, si è fermato, è quello lì, guardate. Prova a zoomare un attimo. E mi diceva che la situazione è molto instabile, praticamente cascano sassi tutti i giorni in questo periodo. C'è stato appena uno scarico di roccia qua dietro. Dall'alto si vede ancora che sta fumando. Là. Eccoci qua. Io comunque oggi non sono qui a fare un video sulla spettacolarizzazione di un ghiacciaio che sta morendo. Oggi vediamo un video storico, un video che è nato parlando con Marco Annoni della Valsesia, che tengo a salutare. Ciao Marco, sono qui nel tuo posto, che ami tanto. Il video di oggi è nato
qualche mese fa, proprio parlando con Marco, che qui veniva a sciare d'estate e quindi parliamo di storia, ovviamente con un po' di nostalgia. Penso che molti si ricorderanno, non occorre essere nonni per ricordarsi di avere sciato qui, perché non è poi così passato tantissimo tempo da quando si sciava qui l'estate. E vi invito veramente a commentare se avete ricordi, se avete incontrato qualche campione, perché qui l'estate venivano a sciare i campioni, si allenavano e laggiù si vede proprio l'arrivo praticamente della vecchia funivia. Ora vediamo insieme uno speciale video rarissimo del 1994, gentilmente concesso da Claudio Taglioretti, che tengo a salutare e ringraziare perché mi ha concesso l'autorizzazione di utilizzare questo suo video che ha girato nel 1994 proprio in questo luogo. Ecco alcuni resti, quello che rimane degli impianti. Qui sono proprio sul sentiero che va al Passo dei Salati. Quando si parla di sci estivo a Indren, in realtà comprendeva anche il ghiacciaio di Bors, che si crepacciò spostando i piloni dello ski lift. Io e Claudio Taglioretti abbiamo una stessa passione, cioè portare la montagna in video. Lui ha il suo canale YouTube che metterò in descrizione. Ti invito a visitare il suo canale e magari a iscriverti. Gli impianti sono stati praticamente smantellati, però ora riusciamo a costruire con delle vecchie immagini, dei vecchi filmati veramente rari, cosa era l'estate quassù. Se riguardiamo un attimo il video di Claudio, di questa zona praticamente sembra di essere in un altro posto, cioè sembra che il video sia stato girato in inverno, invece si tratta di un video che ha girato nel giugno del 1994. Non sono passati così tanti anni, ragazzi. Non pensavo, la situazione è ben peggiore dell'agosto 2019, quando ero qua per salire a Capanna Margherita.
era agosto, ma oggi è ben peggiore. Siamo a luglio, è come se il tempo avesse anticipato di un mese e oltre. Infatti è notizia proprio di ieri che il rifugio Gonnella, che si trova sulla via normale per la vetta del Monte Bianco, la via italiana, praticamente chiude in anticipo perché il ghiacciaio che lo rifornisce d'acqua è già esaurito. Praticamente abbiamo una situazione come se fosse già un agosto o un settembre inoltrato, un fiume. Ed oggi abbiamo l'anticiclone delle Azzorre, quindi non è caldissimo. Per i prossimi giorni è previsto una nuova ondata di caldo. Con un inverno poco nevoso manca totalmente la protezione al ghiacciaio, dove le rocce fanno da fornelli e lo scioglimento diventa veloce. L'elicottero che deve servire il rifugio in effetti un fiume. Ora proviamo ad avanzare, ad avvicinarsi sul sentiero delle roccette. Io oggi non posso fare molto perché ho dei punti alla spalla e il chirurgo mi ha detto di non scalare, quindi di non utilizzare assolutamente le mani, devo solamente camminare. Guardate la pericolosità di questo sasso. Misurando i centimetri alla base attuale si scoprirebbe quanti centimetri di ghiaccio c'erano al momento del suo crollo. Qui praticamente sono passato a luglio dell'anno scorso per andare sulla piramide e non c'era assolutamente questa situazione. Vi faccio vedere le immagini girate da me stesso. Eccoci qua al sentiero delle roccette. Tra l'altro vi dico che è molto faticoso perché c'è del ghiaccio vivo, poi c'è dell'acqua che si sta sciogliendo e se mi vedete un po' così scusate, ma veramente mi piange il cuore perché vedere la morte di questi ghiacciai è veramente una cosa triste, anche se chi come me che vive la montagna, le guide alpine, chi fa alpinismo sul ghiacciaio è già da qualche anno che sta vedendo queste cose qui, quindi diciamo ormai ci siamo messi il cuore in pace, si sa che sta succedendo questa cosa qui. Ho parlato anche prima con un'altra persona che mi diceva che non è solo il problema del caldo di oggi o di domani, il problema è che ha fatto un inverno praticamente con scarsissima neve, mentre un tempo gli inverni erano ricchi di neve, almeno da queste parti. Spero che questo video ti sia utile. Ora vado a mangiare qualcosina in sicurezza. Ti invito a iscriverti al canale, a cliccare sulla campanellina per ricevere la notifica dei prossimi video e di lasciare un bel commento. Ci vediamo a presto. Buona montagna a tutti. Keep in touch.